They said that just one look and I'd get caught too. 'Cause there's something about you, and you know it too. Ma buongiorno! Buongiorno a tutti! Ben ritrovati dalle montagne di Heidi. No, Heidi non c'è, però le montagne sì. E che belle montagne! Siamo sopra all'Atlante. Ma proprio sopra, Proprio sopra. Siamo già a quota 1600 metri circa e non è ancora finita perché stiamo ancora salendo. A tratti scendiamo ma poi risaliamo. Recap veloce: ieri dalla città siamo scesi lungo la strada e poi si faceva buio, quindi non volevamo affrontare questo tratto con l'oscurità, quindi ci siamo fermati praticamente a dormire letteralmente a bordo strada, anche perché la sera poi le macchine non passano e quindi c'è stato un silenzio incredibile. Abbiamo dormito qui su questi monti per spezzare un po' il viaggio, stamani colazione e ripartiti, e ora vogliamo raggiungere un lago, ma non un lago a caso, il lago di Tislit, che si trova a ben oltre i 2000 metri di quota. e lì intorno poi c'è anche un paese più avanti, lì c'è il valico di tutta la catena dell'Atlante, uno dei tanti valichi, non è solo questo. Queste sono le scene consuete che si trovano lungo questa strada, poco traffico ma il traffico dei quattro zampe. Tantissimi asini, le usano proprio come trasporto persone e trasporto oggetti, gas, spesa, di tutto di più. Il territorio è in parte brullo e in alcune zone invece c'è più vegetazione con questi alberi, a volte anche mandorli troviamo, ulivi, ancora si trova qualcosa a queste quote qua. Questa è una strada un po' a rischio perché, come vedete, abbiamo trovato in molti altri punti ci sono state delle frane. Bisogna stare molto attenti. C'è scritto pericolo di frana, occhio, però si spera sempre di non trovarci, insomma. Stiamo costeggiando il letto del fiume che va in discesa, scende, quindi presumibilmente dalle vette più alte. Che roba! Ovviamente stiamo ancora salendo. E come spesso dico, queste strade sono vere opere titaniche, perché costruirle in questi territori non è certo uno scherzo. Sprazzi di neve che sono rimasti. E le vette sono oltre i 2000 metri, perché noi siamo intorno ai 1950. La nostra destinazione finale, che mancano 15 km, si assesta sui 2100 metri. Quindi una bella quota. E io mi rimetto la felpettina, anzi la felpettona, perché sono sicura che non sia tutto questo caldo, visto c'è un po' di vento, ora quando arriviamo. Strada, ragazzi, qui abbiamo anche un tratto non asfaltato, diciamo così. Ecco, sì, è sterrato praticamente, sì. E yuppie! È un piccolo tratto, però magari va fatta in un giorno non di pioggia, Tutto in prima, in un giorno di pioggia quel tratto lì può diventare bello fangoso e insomma può essere un po' impegnativo, quindi è una strada da bel tempo questa. Guarda che montagna! Ok,
che scenari che si aprono. Quest'ultimo tratto era bello bello in salita, eh. Non si percepisce dalla GoPro, ma siamo veramente belli in salita. Guardate dove siamo arrivati! E qui ragazzi c'è uno strapiombo, mamma mia, da paura! Da paura! Guardate la strada! Dai che c'è il sole! È freschino ma non è freddo, dai! Un po' da felpetta, ma anche con la maglietta. No, no, è da felpa, sigaretta a me. Now that I'm free from all the chains you've kept me in, I'll be okay. Now that I've found the only way. Senti bene qua. Ora ti dico una cosa, guardate la quota. Sai quanto siamo? 2000. Così ve lo dico anche a voi, ve lo faccio vedere 2000 dall'altimetro. provo il toto. 2000? Di più? Di più. Di più, di più. 2300 metri. Cavolo! 2300 metri. Vai Ciarlino! Quindi vuol dire? Fido destriero. Vuol dire che ora si scende giù a quota 2100, giù come le zucche. Questo è il passo. Questo è il passo, ragazzi. Me, take the time to dig deep. E alla quota di 2350 metri troviamo quasi tutto brullo, tracce di neve e una buonissima aria fina da respirare, bella pulita, fresca. Effettivamente non è freddo, c'è un po' di vento, però siamo sempre... quasi 2,4 Siamo quasi 2,4, siamo sui 16 gradi. Qui c'è una bella discesona. E vai di freno motore, Charlie! Sta sterrata, È un pezzo sterrato, sì. We don't need to work so hard. Guardate che meraviglia! Il lago! Si vede! Come i laghi di montagna hanno questo colore che è veramente... non saprei descriverlo, meraviglioso. E come riporta il cartello lì sul promontorio, questo è il lago Tislit. Just for me. Don't bail out and leave. Scared. La strada scende da questo lato, vediamo di trovare un posticino perché direi che è l'ora di pranzino. Io ho i crampi allo stomaco dalla fame. Sai, l'alta quota mette appetito più Sì, che sì, mai. sì. Certo, ora c'è anche la scusa dell'alta quota. Oh, we don't need to work so hard. We don't need to act strong. It's been too long. Oh, love is lovely when it starts. Come with an open heart and give romance a chance and get to know me just for me. Don't bail out and leave. No, no, no. We can do as we please. Oh, don't. Buongiorno amici. Buongiorno a tutti, guardate che cielo che c'è oggi, veramente azzurro. Abbiamo il blue screen alle nostre spalle. Ma che freddin Che freddin! col blue screen. E non venite qui con il vostro Charlene perché vi slittano le rotine. Perché siamo su Tislit, ti slittano, perché siamo sul lago di Tislit. No, aiutatemi, non si può iniziare così la giornata. Ma io perché, a volte... perché sennò, cioè, capite che si va proprio allo sfascello, Ma io a volte mi chiedo, ma da dove provengono questi nomi? Il lago Tislit, perché magari ti slittano le ruote. Certo, sì, l'arabo, guarda, Oppure ti slittano. Oppure ti vanno con Ma il... io gli rispondo con lo poi. slittino sulla neve. Basta, mi dissocio. Comunque, buongiorno. Che fatica. No, la natura qui è bellissima, incontaminata o quasi. Qualche passaggio dell'uomo si vede purtroppo. Quello sempre.
Però il colore del lago è una meraviglia, anche perché insomma un lago a 2250 metri. 2250 metri. Noi abbiamo dormito a 2270 perché siamo su una collinetta 20 metri più alti del lago. Però svegliarsi con questo panorama vi assicuro che è... Io ho 2 pile vestiti su vestiti perché è freddino, nonostante il sole sia bello pieno e scaldi, però c'è un'aria veramente frizzante, vitale, proprio pulita, senza smog, ecco, questo volevo dire, è veramente energetica. E poi la notte, ragazzi, dei cieli stellati da urlo. È bellissimo. Poi ecco, insomma, giudicate voi, non c'è da descrivere nessun tipo di panorama. No. Questo è la neve che è rimasta sui picchi più alti e la pace, perché c'è molto silenzio, abbiamo dormito benissimo. Stanotte 3 gradi, assenza completa di vento, giusto una folatina ieri sera per darci un La po'... buonanotte. La buonanotte, ma poi è stata calmissima. E ora Siamo già colazionati, come si dice. siamo pronti a esplorare tutta questa montagna, questa catena montuosa, fino ad arrivare dall'altro lato. Praticamente l'altro versante, diciamo, guardando la mappa del Marocco, quello più a est, che dà la faccia verso l'Algeria, ridiscendiamo, perché ora siamo alle quote più elevate. Non sappiamo se questo è esattamente il punto del passo, ma comunque sappiamo che la quota più o meno è questa. Ce ne saranno diversi di passi, anche perché dobbiamo attraversare il paese più alto dell'Atlante. Se non ho E di capito. tutto il Marocco. E di tutto il Quindi Ma ora vediamo. ora vediamo. Non gli spoileriamo niente. E poi scendiamo in una strada che promette di essere fantastica. Sono delle gole, ve lo accenniamo, Tra le più famose. di tutto il Marocco. Quindi Ciarlino, È pronto. sgassa! Noi siamo pronti, il cielo è pronto ed è quello che ci voleva per questa giornata strepitosa. Siamo tornati su Charlie, ora ci spostiamo di un par di chilometri e vi raccontiamo una super chicca. E ora la chicca sta per arrivare. Da 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 da. Il scenario si apre. Wow! Un altro lago! Ma questo è molto più bello. È più grande. Guardate cosa si apre, che scenario! Incastonato in queste montagne è un gioiello. Eccoci arrivati. Sono veramente pochissimi chilometri che separano i 2 laghi. Laghi che nascondono una leggenda. Quanto ci piacciono a noi le leggende! Come spesso accade. E dopo il lago di Tislit ci siamo spostati al lago di Isli. Prima abbiamo un po' scherzato sul nome Ti slittano le ruote, ma in realtà questi 2 nomi, Tislit e Isli, sono 2 nomi berberi che significano sposa e sposo, ovvero ci troviamo dinanzi ai laghi dei promessi sposi marocchini. E la leggenda narra appunto che questi 2 laghi si siano formati dalle lacrime di questi 2 promessi sposi, che però appartenevano a 2 tribù rivali che purtroppo gli vietarono di sposarsi. I 2 sposi si misero a piangere fino a morire annegati dalle loro lacrime e lo sposo creò il lago di Isli, mentre la sposa il lago di Tislit, che appunto tradotti in berbero, come abbiamo detto, significano sposo e sposa. In ricordo di questi 2 giovani amanti e mancati sposi, le famiglie istituirono una data, cioè una commemorazione per loro. Nacque così il Festival dei Matrimoni,
che è una data che si celebra sempre nel mese di settembre e, pensate bello, le due tribù berbere, che poi fino a anni prima erano rivali, si incontrano proprio in quel periodo durante questo festival e i giovani in età da matrimonio si conoscono e si promettono amore eterno proprio durante questo festival. Una curiosità che abbiamo letto e ci ha colpito molto: durante questo festival, se la donna accetta la proposta di matrimonio che gli viene fatta, gli dice testuali parole: tu hai catturato il mio fegato. Quindi non il cuore, il mio fegato. E lì veramente ci ha colpito questa cosa. Questo equivale a rispondere al futuro consorte: ti amo profondamente. Alcuni potrebbero pensare ci vuole un bel fegato a prenderti per sposa, Dai! Ma- Questa è cattiveria pura, ma in realtà Hai rovinato la poesia, perché è una bellissima storia d'amore e tra l'altro sottolineiamo anche un bellissimo festival di riconciliazione. è vero. Quindi questo vuol dire che due popoli che storicamente magari erano nemici hanno trovato il modo di riconciliarsi, di sposarsi, perché ci saranno state future coppie e ci saranno negli anni. Quindi secondo me invece, visto che il mondo va sempre a rotoli, È vero. è da prendere a lezione questa cosa. E quando qualcuno dirà ci vuole un bel fegato, ribaltate questa frase dicendo che in realtà ci si ama dal profondo. Anche dal fegato. Facciamo ritorno dal nostro Charlie perché ora prosegue il tour. Vediamo anche una nota tecnica. A che quota siamo? Più o meno a quella di prima. Sì, siamo 10 metri più alti. Ecco, Quindi quindi siamo lì. sì, i due laghi praticamente sono molto vicini e a quote simili. Ripassiamo di nuovo dal laghetto di Tislit, cioè della sposa che ci ha ospitati stanotte. Non vi abbiamo detto però che entrambi i laghi sono di origine vulcanica, quindi sia questo della sposa che l'altro dello sposo. Sì, vanno a riempire due crateri. Due crateri, pensate un po', perché questa zona dell'Alto Atlante ha formazioni anche di origine vulcanica. Ora andiamo verso il paese a 8 km che si chiama Imilchil e è, pensate un po', il paese dove si tiene il famoso festival dei matrimoni a settembre. Ed eccoci che entriamo a Imilchil, la piccola frazione del festival. Vediamo se troviamo anche il pane. Qui c'è il centro. Esatto, dobbiamo comprare il pane. Passiamo proprio in mezzo ai Imilchil. Già tutti in attività. Sì, botteghe aperte, tutto su strada come succede sempre in ogni paese marocchino. Qui ancora di più. Ma mi sa che è già finito il paese. È finito il paese, sì. Che natura che hanno qua. Mamma mia. Il paese è veramente piccolo. Ho provato a chiedere il pane ma era troppo presto. There's a tiny tin man in the sand. I see a flower in his hand. E qui vediamo una scena che stiamo notando molto in questi giorni: le donne che al fiume lavano tutti i panni, le calpestano, le battono. Questi torrenti, abbiamo visto in queste zone, le donne si radunano tutte intorno a questo torrente d'acqua e con questi gran panni da lavare le immergono, le battono. Abbiamo visto hanno una sorta di scopettina, le battono, le spazzano e poi le sciacquano, quindi una gran fatica perché lavano coperte di tutto. Che tra l'altro dobbiamo fargli anche noi un paio di lavatrici. Gliele porto. Ci uniamo a loro magari. Ecco. Invece queste altre signore sono andate a fare la paglia, il fieno. Stiamo notando che queste donne berbere sono molto socievoli e il più delle volte salutano con dei grandi sorrisi quando vedono passare noi turisti. Quindi insomma c'è abbastanza accoglienza, ecco. A tratti la strada è sterrata. Il ragazzo ci saluta. E questo veramente è un villaggio berbero, molto bello, anche perché mantengono tutti questi toni marroni ocra che ben si sposano con il paesaggio circostante. Qui ovviamente il mulo, che ve lo dico a fa, è il mezzo di trasporto principale. Guardate questo, peccato è crollato, che bellezza doveva essere.
Anche questo, guarda bello, questo è già più, vedete le torri non sono crollate. Che meraviglia. Ci salutano. Il resto delle case sono baracche, sono case non finite, incompiute. Per loro sono finite, sono terminate. Ci vivono magari in molti, sono stanze piccole da quello che possiamo vedere dall'esterno, però ci sembrano molto felici con dei gran sorrisi le persone qua. Inutile dire il nome del villaggio che abbiamo appena attraversato perché è impronunciabile. Poi molti cartelli sono scritti in lingua berbera e quindi Non siamo ancora preparati. non siamo preparati, non abbiamo ancora studiato la lezione del berbero. In a thousand ways. In a thousand ways. In a thousand Divertimento asini. Shukran. Troppo bello. Ma che posti? Che posto è? Ragazzi, che roba! Questi villaggi berberi sono uno spettacolo. Abbiamo trovato di nuovo le signore che lavano i panni al fiume. Che fatica, mamma mia. Passiamo dentro un altro villaggio che è una favola. Guardate qua. Tutte le persone fuori a prendere il sole. Guardate la mamma con il bimbo. Sembra di aver preso la DeLorean e di aver fatto un salto nel passato. Ed eccoci al villaggio di Agoudal. Appena dietro la curva vediamo il villaggio, perché di villaggio si tratta, che ha un primato. Hotel camping, guardate che accoglienza con Mamma tutte le mia. bandiere, bello. Questo paese di Agoudal ha un primato, ovvero è il paese più alto come quota di tutto il Marocco. Perché signori siamo arrivati a 2400 metri di quota. Tanta roba, Grande Ciarlino. Lo attraversiamo e vediamo se troviamo il pane. Eh sì, perché a sto punto si è fatta una certa, Magari così, mangiamo anche qualcosa. direi. Eh. Zizzo, gasoli. Le pecore trasportate sul pick up, troppo forte. Due piani. Questo è il video. Aspetta, devo andare a sinistra. Forse non vi abbiamo detto che le popolazioni berbere che abitano in queste zone si chiamano Amazigh. E tra l'altro ci ha fatto sorridere, abbiamo visto qui in una casa un cartellino con scritto Museo Amazigh, quindi hanno un po' approntato un museo per far fermare il visitatore. Sono veramente carini. Adesso ci hanno fermato, avevo la GoPro spenta, dei ragazzini piccoli, dei bambini, avranno avuto 10-11 anni. Addirittura uno mi ha chiesto in inglese dove andate, benvenuti, cioè gli ho detto ah cavolo, parli inglese, cioè ha detto un pochino, sanno un po' di francese, quindi comunque sì, studiano almeno qualche lingua, la studiano, oppure con i turisti le sentono parlare. Sono molto svegli, attenti, poi chiedono le solite cose, se abbiamo caramelle, le penne soprattutto, quindi se venite da queste parti magari vi consigliamo di portare con voi a bordo qualche cosa da regalargli. O anche un pallone. per Anche un giocare a pallone, calcio. perché come vi abbiamo detto più volte sono tutti fissati con il calcio, che è lo sport nazionale del Marocco. Dopo un pranzettino veloce a base di couscous ripartiamo
e affrontiamo, si spera, la discesa perché siamo in cima. Sì. Quindi adesso la nostra direzione sarà il paese di Tinghir, ma per arrivarci, come vi dicevo stamani, ci sono delle gole pazzesche, ragazzi. E vai, lungo la strada c'è anche il guado, non poteva mancare. Si lava a Charlie. Guarda, lavano le proprio ruote. sì, c'è abbastanza acqua. Che bella pulita, guarda. Sì, di solito sono asciutti questi guadi. Last night you caught my eye, so fly, oh my, I've been thinking about you all night, I can't get you off my mind. I'm out on deep water, it's too late, I've crossed the border, I'm bitten hard by Cupid, babe, hurry, I need to be saved, hurry with all the clichés. Questo è l'altimetro, ragazzi, e con 8 gradi di temperatura vi diciamo che abbiamo raggiunto, ancora salendo, la quota di 2643 metri in questo punto. E ancora si sale. Non oso aprire il finestrino per farvi vedere, ma il panorama è meraviglioso da qua. Ask him to stay, and I will clear the way. Eccoci arrivati al valico in vetta, 2645 metri, la route nazionale numero 12 con il nome che è impronunciabile. Marta è dentro perché fuori fa un freddo cane, ci sono 7 gradi ma c'è un vento gelido più che altro, e ora andiamo a vedere l'affaccio da questo lato. Guardate che meraviglia queste montagne. Da questo punto in poi è tutto discesa. Ci aspetta un'altra ora e mezzo, quasi 2, per arrivare alla città di Tinghir. E nel mezzo, Ma più che la temperatura c'è un vento freddissimo. Sì. E ora lì c'è il cartello, tutta discesa, giù come le zucche. Andremo, ragazzi, anzi meglio, passeremo nelle gole del Todra, che sono una bella meta turistica e promettono di essere una meraviglia nella natura. molto scenografiche. Quindi la strada è giusta, adesso scendiamo, le incontreremo e poi la strada porterà al paese di Tinghir, che abbiamo già visitato, dove abbiamo già fatto sosta, spesa e dove dovremo ritornare per la spesa, perché veramente abbiamo il frigo che piange. I've been thinking about you all